tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale, o bentornati. In questa seconda parte sugli pseudo-anglicismi in italiano vedremo appunto altre 5 parole che sono in realtà inventate in italiano, ma che si rifanno a parole che esistono in inglese, ma in realtà queste parole non esistono in inglese, sono totalmente inventate in italiano. E se vi siete persi la prima parte in cui ho parlato di altre 6 parole inventate, di altri 6 pseudo-anglicismi in italiano, vi lascio poi il link al video nella descrizione sotto questo video, così che ci potete dare un'occhiata. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Prima parola di oggi è bancomat. Allora, bancomat è composto possibilmente da banca, ok, o bank, in realtà bank, automatica, quindi si ritiene OMAT, quindi bancomat, quindi fuso insieme come in realtà banca automatica, quindi teoricamente in realtà è composto, sembrerebbe, da parole italiane, però il suono, vedete, dal punto di vista sonoro sembra una parola inglese. In realtà non lo è, il bancomat non è una parola inglese e corrisponde, se vogliamo dire che cos'è in inglese, è ATM, quindi Automated Teller Machine, ok? Quindi, allora, che cos'è il bancomat? Allora, come avrete capito, si riferisce in realtà sia allo sportello sia alla carta magnetica, sia alla tessera magnetica. Allora, 2 significati, quindi se ci riferiamo allo sportello, è quello sportello bancario, quello automatico, in realtà in cui si va o a depositare soldi o assegni oppure a prelevare contanti, d'accordo? Quindi questo appunto è il bancomat dal punto di vista dello sportello. E possiamo dire, per esempio, mi fermo al bancomat per prelevare, oppure mi fermo al bancomat per depositare un assegno, quindi qui mi sto riferendo allo sportello bancario automatico. Quindi è utilizzato proprio per effettuare diverse operazioni bancarie, in realtà piuttosto semplici ovviamente, che non richiedono la persona dietro, la persona ovviamente in banca. Se invece ci riferiamo alla tessera magnetica, allora con cui utilizziamo il bancomat, lo sportello, però anche la tessera magnetica viene definita bancomat, quindi bancomat oppure carta di debito, quindi è un sinonimo di carta di debito, quello che in inglese definiamo come cash card oppure debit card. Seconda parola di oggi è beauty case. Allora, beauty case è composto dall'inglese beauty per bellezza e case che è cassetta oppure contenitore, quindi contenitore o cassetta della bellezza, teoricamente beauty case, ma è una parola in realtà che esiste in inglese? No, non esiste nel significato in realtà che ha in italiano. Si dice vanity case in inglese, quindi il beauty case è proprio il vanity case inglese. Beauty case è una piccola valigetta, un piccolo bauletto, anche a forma di bauletto, contenente articoli di toiletta oppure prodotti cosmetici anche e prodotti di bellezza che sono necessari per il trucco. Quindi questo è il beauty case, che viene anche molto informalmente abbreviato il beauty. Per esempio, non so, mi fai vedere il tuo beauty? Quindi invece che dire beauty case, quindi che ci riferiamo sempre al bauletto, questo contenitore con tutti i prodotti cosmetici, quindi beauty case o anche abbreviato in beauty. Terza parola di oggi è body, quindi vedete qui la pronuncia anche di questa parola, non lo pronunciamo all'inglese, lo pronunciamo all'italiana, body, altrimenti dovremmo pronunciarlo body, giusto? Quindi body. Allora, che cos'è? Teoricamente in inglese vuol dire corpo, giusto? Body vuol dire corpo. In italiano invece il body con la pronuncia all'italiana è quell'indumento intimo femminile
costituito da un corpino e mutandine anche in un unico pezzo ed è molto aderente ed è anche utilizzato come costume negli esercizi di ginnastica, anche in certi appunto nella ginnastica e anche nella danza, quindi si dice si indossa il body, quindi di cui vedete un esempio qui, quindi questo è il body. In inglese, quindi il nostro body si traduce come invece leotard oppure anche bodysuit, però vedete bodysuit, quindi non diciamo semplicemente body, diciamo bodysuit. Ancora una volta è come dire, se è stato in realtà abbreviato, ma non è stato abbreviato così dall'inglese, però si è ritenuto solamente una parte, appunto la prima parte invece che tutta la parola, quindi cambia totalmente il significato ovviamente, perché body da solo vuol dire corpo. Comunque, per ritornare appunto come è stato definito in inglese, soprattutto lo si chiama leotard in inglese, che è il cognome in realtà dell'acrobata francese Jules Léotard, che proprio nel XIX secolo l'aveva reso famoso, quindi si chiama in tutt'altro modo in inglese. La quarta parola di oggi è Luna Park. Luna Park, che è un parco di divertimenti composto da tantissime attrazioni, si trova sempre all'aperto il Luna Park e ci sono diverse giostre, ci possono essere ottovolanti, tiri a segno, anche montagne russe, d'accordo? Quindi pieno di attrazioni e in inglese viene chiamato amusement park, fun fair o anche carnival. Ok? Come mai allora in italiano lo si chiama Luna Park? Che sembra una parola mezza inglese, in realtà il composto è la fusione dal latino luna, che è comunque il termine per luna, ok? E park, l'inglese park come parco. Ok, quindi sembrerebbe appunto c'è stata una mezza ispirazione qui da luna e park, ma in realtà ha un'attinenza, è correlato in qualsiasi modo all'inglese. Qui c'è una certa correlazione, c'è stata una certa ispirazione. Vi dico come mai, perché nel 1901 c'era stata una esposizione chiamata Panamericana a Buffalo, nello stato di New York, in cui era stata creata una nuova attrazione, una nuova giostra che era stata denominata A Trip to the Moon, quindi un viaggio verso la luna, e questa attrazione è diventata molto popolare e tra l'altro il nome dell'attrazione era proprio stata denominata Luna Park, quindi luna dal latino per moon, dal latino luna, e park come appunto parco o anche posto in cui si può passeggiare, d'accordo? Quindi per questo Luna Park. E poi è stata un'attrazione fondamentale del parco molto conosciuto e molto famoso poi di Coney Island, anche nella città di New York, appena fuori appunto Brooklyn, ok? Quindi sì, c'è stata proprio questa ispirazione, possibilmente in italiano, da questa attrazione, da questo parco anche così popolare poi a New York. E quindi noi poi in italiano abbiamo continuato a chiamare questi grandi parchi di attrazioni all'aperto così Luna Park, con diverse giostre, li chiamiamo sempre Luna Park, ma in inglese al momento non si dice Luna Park, li si chiama amusement park oppure fun fair o anche carnival. E quinta parola di oggi è plum cake con una pronuncia ancora all'italiana, perché teoricamente in inglese andrebbe pronunciato come plum cake, ma noi lo pronunciamo plum cake. Teoricamente è il composto che viene dalla parola plum, appunto, che è prugna ma anche uva passa, e poi cake, che è torta o dolce, va bene? Quindi teoricamente è il dolce di prugne, ma in realtà in italiano non è un dolce di prugne il plum cake. Che cos'è il plum cake? È comunque una tortina, in realtà a base di farina, uova, zucchero, burro, e poi però tipico del plum cake è quello di aggiungere lo yogurt per renderlo molto soffice, molto come dire morbido, quindi il plum cake ha lo yogurt, nella maggior parte dei casi c'è lo yogurt, e poi ci possono essere delle gocce di cioccolato anche se si fa un plum cake con le gocce di cioccolato, quindi o semplice più appunto con lo yogurt, oppure sempre con yogurt e un po' di gocce di cioccolato.
passato. E quindi le prugne non c'entrano col plum cake in italiano. Certo, si può fare un plum cake e aggiungere poi anche delle prugne se si vuole, ma comunque non è come un italiano percepirebbe il plum cake, non rimanda immediatamente a un dolce con le prugne, semplicemente ci si può mettere le prugne come variazione del classico plum cake a base di yogurt, d'accordo? Quindi è diverso, insomma, è un utilizzo un po' improprio, ecco, del termine plum, della prugna appunto in italiano. In inglese, se diciamo plum cake, o meglio plum cake può avere due diversi significati. Allora, può essere o sinonimo in realtà di quello che in inglese è la fruit cake, quindi un dolce a base di frutta secca, ci possono essere anche prugne secche, uvette o comunque frutta in generale, quindi che viene più comunemente chiamato fruit cake invece che plum cake, ma plum cake è anche un termine per definire questo tipo di dolce. Oppure è un dolce, in realtà una specie di crostata di origine tedesca che è piuttosto bassa, a forma circolare ed è di pasta frolla o comunque anche lievitata, e poi ci sono su diverse appunto, ci sono sulle prugne, d'accordo? Quindi è più una crostata, dicevamo. Quindi diverso, ecco, dall'italiano plum cake, che in genere è appunto cotto, dicevamo, con questi ingredienti in stampi anche rettangolari, quindi ha anche una certa forma il plum cake in italiano, in genere in uno stampo rettangolare, non viene cotto in uno stampo rotondo per esempio, quindi c'è anche la forma tipica del plum cake, d'accordo? E niente, allora concludiamo così il nostro episodio di oggi sugli pseudo anglicismi in italiano. Fatemi sapere tra l'altro se ho tralasciato altri termini che sono stati inventati in italiano ispirandosi un po' a parole inglesi e che comunque non esistono in inglese nella stessa maniera o non esistono del tutto. E niente, così almeno magari posso fare un'altra lezione su una terza parte su altri pseudo anglicismi in italiano. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!